Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per quello che riguarda l'amore per la prima parte di marzo. Verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione ho lasciato il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche emotive per i primi 15-20 giorni di marzo. Grazie. Wow, abbiamo la Torre. Amici dello Scorpione, cambi in vista. La Torre parla sempre di quelli che sono dei cambi, anche un po' bruschi, cambi repentini, okay, sono cambi che normalmente destabilizzano, ma sono cambi necessari, diciamo così, no, io la Torre la vedo molto come l'universo che arriva, vi dà 2 schiaffoni e vi dice: "No, di lì non è la strada giusta, è meglio se cambi". Quindi sono cambi che alla fine, an per quanto dolorosi e destabilizzanti possano essere, sono cambi che alla fine migliorano la vostra vita, okay? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la Torre per voi. Allora, cominciamo subito con un 7 di coppe. Il 7 di coppe parla di quelli che sono, ha 2 letture in realtà, poi andiamo a vedere, con le altre carte nello specifico di che cosa si tratta, però potrebbe parlare di quelle che sono le possibilità, che avete magari valutato, piuttosto che, mamma mia quante figure, piuttosto che le illusioni, quindi andremo poi dopo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. L'imperatore avete l'imperatore, il re di denari e il re di bastoni. Allora, l'imperatore potrebbe fare riferimento a quello che è la vostra stabilità, sia proprio ad un livello pratico, materiale, che anche ad un livello caratteriale, okay, e poi abbiamo scusate, queste 2 figure, questi 2 re, che potrebbero rappresentare 2 persone diverse. Ora, se avete già qualcuno e siete all'interno di una relazione, potrebbero rappresentare 2 persone diverse, oppure se non avete nessuno potrebbe rappresentare, 2 persone che potenzialmente potrebbero entrare nella vostra vita. Andiamo poi dopo a vedere con le altre carte di spiegare un pochettino meglio queste 2 figure, okay? Andiamo avanti con un 7 di spade, 7 e 7, okay? Quindi quello che sento con questo 7 di spade è che c'è qualcuno qui che vi sta raccontando delle bugie, oppure siete voi stessi che state raccontandovi delle bugie. O comunque c'è quello che è un atteggiamento di, come vi posso dire, di, poca chiarezza, Abbiamo un altro 7 del terzo, della serie ed è un 7 di pentacoli. Il 7 di pentacoli fa riferimento a quello che è un attendere, un aspettare. È una carta comunque che ha un'energia statica, diciamo, no, perché appunto si parla di quello che è l'aspettare i frutti di quello che si è seminato. Andiamo avanti poi con una sacerdotessa e qui sento che c'è bisogno di fare un qualche tipo di scelta e poi abbiamo il 9 di spade che è una carta che purtroppo parla un po' di quelli che sono i pensieri, datati se vogliamo, i pensieri che portano a datati nel senso che sono ripetitivi, datati nel senso che sono, anche un po' malsani se vogliamo, no, il 9 di spade parla di quelli che sono le preoccupazioni, le ansie, i pensieri, insomma. Sento che c'è questa sorta di energia molto nell'aria, se vogliamo, molto, sui chakra alti, ecco, se vogliamo, no? Allora, andiamo a vedere nello specifico questo 7 di coppe di che cosa ci parla.
Ok. Allora abbiamo la morte al contrario, un'altra volta l'imperatore ce l'avevate già qui, al contrario, e poi abbiamo la ruota della fortuna al contrario. Il mazzo è girato giusto, no, giusto per. Sì, c'è un qualche tipo di cambio, avete sia la morte che la ruota della fortuna, quindi sento che qui è l'imperatore. Ehm, io credo che qui ci sia stato un qualche cosa per la quale vi hanno illusi. Ricordiamo che c'è anche il 7 di spade, sento che c'è un qualche tipo di, cambio, se vogliamo, che bisognava fare o che bisognerebbe fare o si sarebbe dovuto fare questo cambio, ma non c'è stato, quel movimento, diciamo così, di tipo deciso, di tipo determinato. Sento che questo 7 di coppe è un po' più collegato, alle illusioni più che alle possibilità, okay? Sento che qualcuno in un certo senso si sta attaccando a un qualche tipo di realtà. Allora, l'imperatore è spiegato dalla carta del mondo, dal 2 di bastoni e dalla forza. Qui c'è bisogno di prendere potere personale e di cambiare quelli che sono i propri progetti futuri. C'è bisogno di prendere il coraggio a 4 mani e di andare avanti per quello che è la vostra strada, okay? Ripeto, l'imperatore potrebbe far riferimento a un padre o una persona presente nella vostra vita con la quale si sta, diciamo così, progettando un mondo differente, se vogliamo, okay, però fate attenzione, perché voi magari lo state progettando, ma l'altra persona sento che non è proprio così convinta, Se non doveste avere nessuno, sento che questa parte, diciamo così, della lettura fa riferimento a quelle che sono le vostre illusioni, le vostre proiezioni inerente a quello che potrebbe essere, una persona, non tanto una relazione, ma una persona. Okay, andiamo a vedere il re di okay, abbiamo un 4 di pentacoli e un fante di pentacoli. Allora, io sento che questo re di pentacoli che c'è qui, cioè in realtà è come se, siete voi che state un pochettino mettendo sul piedistallo questo re di pentacoli, okay, probabilmente, con il 4 di denari sento che c'è una sorta di attaccamento a quest'idea di questa persona, come se questa persona fosse, lo scopo della vostra vita, una cosa per lo stile, okay? Andiamo a vedere il re di bastoni, per piacere, grazie. Okay. Allora, il re di bastoni è spiegato da un cavaliere di bastoni e di nuovo da un 7 di coppe che avevate già qui all'inizio. Quindi, quello che sento qui è che non c'è un qualche tipo di movimento, un qualche tipo di azione determinata, un qualche tipo di comunicazione anche se vogliamo, ehm, che possa far nutrire qualche tipo di speranza. È come se aveste in mente una persona, ma questa persona non fosse sulla stessa lunghezza d'onda vostra. Andiamo a vedere il 7 di spade, per piacere, grazie. Wow, tantissime carte. Il 7 di spade è spiegato dal 2 di pentacoli, dal giudizio, dalla regina di coppe, dal fante di spade e dal 5 di pentacoli. Allora, questo 7 di spade io sento che, ehm, quello di cui parla insomma è, del fatto che c'è una sorta di disequilibrio tra quello che si fa e quello che si dice, okay, perché da un lato c'è tutto quello che è, diciamo, con la regina di coppe, tutto quello che è un lato, diciamo così, emotivo di cui viene che viene affrontato se vogliamo. Dall'altro lato quello che sento, è che c'è una sorta di immaturità, di intenzioni, nei vostri confronti. Quindi magari tutto questo percorso potrebbe essere fattibile, okay, nel senso che voi avete in testa questa persona, c'è quello che potrebbe essere
se vogliamo, un qualche tipo di attaccamento, come vi dicevo prima, all'idea di questa persona, però quello che sento qui, scusate, quello che sento qui è che un reale equilibrio non c'è. Anzi, vi dirò di più, che con il 5 di coppe potrebbe esserci una sorta di delusione, una sorta di fate attenzione, ai soldi, perché avendo il 7 di spade, che parla anche di furti, e il 5 di pentacoli, che parla di perdite monetarie, potrebbe essere che qualcuno, questa persona o una delle 3 persone, adesso poi ognuno lo applichi alla propria realtà, ehm, quindi potrebbe far riferimento al fatto che qualcuno cerchi di rubarvi dei soldi o comunque dei beni materiali, okay? Allora, il 7 di denari giustamente è spiegato da un altro 7 di denari, quindi le carte dicono: "Aspettate, aspettate un attimo, cercate di vedere come si sviluppa la situazione o la relazione", okay? Poi abbiamo un altro 7 di spade e un 5 di bastoni. Io sento che qui avete 2 volte il 7 di spade, c'è qualcuno che non si sta comportando in modo onesto con voi ed ecco perché il 7 di coppe mi sa di illusioni, come anche qui. È come se vi stessero dicendo delle cose per illudervi, ma poi in realtà un movimento reale non c'è. Son solo parole. Anzi, sono anche parole magari dette in un certo modo per riuscire a, creare questo tipo di energie di cui vi parlavo prima. Il 5 di bastoni comunque parla di conflitti, parla di discussioni. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 6 di spade e un 5 di spade. Andiamo a vedere il 9 di spade per piacere, grazie. Okay, allora abbiamo un 3 di coppe e recupero la carta che è caduta e un 8 di coppe. Sì, qui sento che c'è qualcuno che sta continuamente pensando a quello che era l'unione, a quello che è l'unione, e sta pensando se andarsene con questo 8 di coppe, perché l'8 di coppe è l'energia dell'eremita, e c'è bisogno di fare questo tipo di ricerca interiore, di ricerca spirituale, ma ve lo dice anche un pochettino la sacerdotessa, no, dove è meglio cercare dentro, è meglio, trovare le proprie risposte dentro. Magari non risuona per tutti, però ho l'impressione che questa persona, che potrebbe essere questo re di denari, che in realtà poi voi vediate come quello che è un re di bastoni, cioè nel senso è come se sentiste questa persona, ehm, non potente, però stabile, come vi posso dire, una persona arrivata, che ha le idee ben chiare, okay, però ecco in realtà non c'è quello che è il movimento come vi di è brava a parlare questa persona, però in realtà poi a fare, non vedo grossi movimenti nei vostri confronti. Anzi, per qualcuno, e parlo di un gruppo piccolo, potrebbe risuonare il fatto che questa persona abbia un'altra persona oltre a voi. Nel caso foste single, mh, quello che sento è che vi state facendo un pochettino illudere troppo dalle parole delle persone che incontrate, È come se, avendo la sacerdotessa, vi dicessero: "Presta attenzione a quello che è il tuo lato interiore, il tuo lato intuitivo", senza andare troppo a pensare, senza andare troppo a rinchiudersi nella mente, cercate di focalizzarvi in quello che è il vostro lato intuitivo, così riuscirete ad avere successo e a togliere quelli che sono i conflitti. Fate attenzione alle bugie che vi raccontate o che vi raccontano. Quando dico che vi raccontano, non è necessariamente una persona che vi racconta la bugia, può anche essere la società. Quindi, supponiamo che voi siate in una situazione che non vi piace, ma la società, per una ragione qualsiasi, vi dice che quella è la strada giusta e voi continuate a sentire che di lì non c'entrate niente. Quindi non date neanche retta a quello che è la società, okay, e create la vostra torre. Distruggete quello che non vi serve più. Buttate giù letteralmente chi o cosa non vi serve più, che siano pensieri, che siano persone, che siano atteggiamenti, che siano attitudini o abitudini di vita, come per esempio quelle alimentari,
c'è qualche cosa che o sì dovete tagliare, e se non lo fate voi, lo farà il destino, lo farà l'universo, perché purtroppo con la Torre funziona così. Sento che comunque verso la fine del periodo, è come se andaste verso quello che è un periodo di calma e riflessione, cosa che invece magari qua era più una questione di domandarsi il perché di certe cose, okay? Ehm sì, io sento che state un po' mettendo sul piedistallo una determinata relazione o una persona, o se siete single è come se metteste sul piedistallo quello che è la relazione, okay, però ogni relazione è diversa da quella precedente, non è neanche giusto poi fare confronti tra la persona che si sta frequentando adesso e la persona che si frequentava prima. Però ecco, cercate di essere obiettivi. Ricordo che avete la papessa. Cercate la risposta dentro, perché la sapete. Si tratta solo di ascoltare l'intuizione e non la testa, okay? Bene amici dello Scorpione, andiamo a vedere, con i tarocchi di Osho che cosa vedete, che cosa non vedete, quindi la parte conscia e la parte inconscia. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete mettere un like al video, condividere o commentare. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio. Wow! Allora, la prima carta è repressione, quindi siete anche consapevoli del fatto che vi state schiacciando o vi stanno schiacciando. Nel senso che c'è qualche tipo di ideologia, qualche tipo di pensiero, qualche tipo di credenza, qualche tipo di aspettativa che comunque vi sta reprimendo. State cercando così tanto di soddisfare le aspettative degli altri che in realtà la vostra essenza non sta sbocciando. E questa sorta di repressione è anche una repressione che voi vi, diciamo così, causate proprio per tutti questi pensieri che avete, okay? Meditate, iniziate a meditare, che può essere la meditazione fatta in forma classica con le gambe incrociate, le dita, può essere il fatto di andare in mezzo alla natura, magari trapiantare dei fiori, può essere il fatto di disegnare, di cucinare. Trovate il vostro metodo di meditazione. La meditazione serve fondamentalmente a placare i pensieri che ci sono nella testa. Qualsiasi forma di meditazione, qualsiasi forma di attività o, ricettività che vi permetta di placare i pensieri della testa va bene, E poi abbiamo totalità. Ecco, quello che forse, diciamo così, non quello di cui non vi rendete poi tanto conto è dell'insieme della questione, come se le carte vi dicessero: "Fai un passo indietro e valuta quello che è la relazione da un altro punto di vista", okay, valuta la relazione o la situazione o quello che è il pensiero inerente che voi avete inerente alla relazione, all'amore o quello che è, nella sua totalità, cioè guardatelo da un punto di vista più ampio, non guardate solo non lo so, in una relazione bisogna che le cose siano così, però no, perché? Chi l'ha detto? Ogni relazione è a sé stante, quindi magari nella relazione dove avete voi o che state immaginando voi, per esempio, vi faccio un esempio, è la donna che cucina, mentre, in quella nella relazione che magari voi avete di fronte, è la vostra persona di interesse, in questo caso vabbè ho fatto l'esempio con la donna, è l'uomo che si mette a cucinare e quindi però magari poi non fa altre cose, quindi cercate di vedere la relazione nella sua totalità. Quindi, è come dire, fate un bilancio, cercate quello che è un equilibrio tra quello che sono le vostre aspettative e quello che è la realtà. Cercate di avere quello che è una visione di insieme. Bene, un altro messaggio da parte di questi oracoli per gli amici dello Scorpione, vediamo che cosa hanno da dirvi. Wow! E questa carta è giusto in tema con quella della torre, perché parla di una relazione che è finita, nel senso che ormai è obsoleta, è passata, che non ha è una relazione come se non avesse più da dare niente, okay, parla di quello che, è il non avere o il non dare una seconda possibilità.
E qua dice: "Cresci e trasforma la tua vita." È un po' come se fosse la carta della morte, io la sento. Quindi, vi invita, diciamo così, a rigenerarvi, in questo tipo di situazioni, in questo momento in realtà, okay? È come se vi dicessero: "Okay, cerca di trasformare quelli che sono i vostri pensieri, guardate nella totalità, ascoltate quello che è il vostro inconscio e non state sempre in questi pensieri, nocivi fondamentalmente, okay?" Bene, un ultimo messaggio di luce da parte di questi wow! Coraggio, e qui lo mettiamo vicino alla carta della forza. Okay, allora, dice, vivi la tua vita, senza paura, con coraggio, forza e determinazione. Quindi abbiate la forza di fare le vostre scelte. Una volta che fate tutte quelle che sono le valutazioni del caso, fate le vostre scelte. Interrompete quello che non vi serve più perché non vi fa crescere. Vi ricordo sempre che, quando si parla di un qualche tipo di relazione di questo genere, perché comunque avete sia la ruota della fortuna, avete il mondo, quindi, avete comunque anche la carta del giudizio. Per qualcuno potrebbe far riferimento a un qualche tipo di ciclo karmico che si deve affrontare, okay? Quindi quando nella vita ci si, presentano determinate situazioni che potenzialmente ci permettono di crescere, ma noi non le seguiamo, a parte che arriva l'universo e come vi dicevo prima vi dà quei 2 bei schiaffoni e vi dice: "No, di qui non è la strada giusta", e vi toglie tutte quelle che erano le sicurezze. Però prima che lo faccia lui, l'universo, fatelo voi. Definite quello che non vi serve più e lasciatevelo alle spalle. Tutte queste bugie, tutte queste illusioni. Le illusioni ce l'avevate qui e ce l'avevate qui, le bugie ce le avete 2 volte. Avete la carta della perdita. Quindi, ci sono un sacco di carte di spade, quindi tanti conflitti. Quindi quello che sento è che cercate di capire se questa relazione vi serve ancora per crescere o no. Evitate l'attaccamento a quello che avrebbe potuto essere. Non so come si dice. Mi sono un attimo persa con gli ausiliari, mi avete capito insomma. Non rimanete attaccato all'idea che avevate all'inizio di questa relazione, perché può essere che una relazione sia idilliaca un mese e i 6 mesi dopo che sia una catastrofe, quindi quanto tempo volete cioè capite che la proporzione 1 mese, 6 mesi non vale la pena? Cioè se 6 mesi sto male e 1 sto bene e continuo a vivere nella speranza che le cose tornino come il primo mese, cioè non funziona, nel senso è troppo lungo il lasso di tempo in cui le cose non sono andate bene. Quindi cercate di fare le vostre valutazioni e di capire se realmente quella storia lì, quella relazione, quell'unione o quella situazione vi porta a qualche cosa di produttivo. Se non vi porta a niente di produttivo, la torre, via, okay? Bene cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.